Salve ragazzi, bentornati su Helix. So che vi avevo detto che ci vedevamo direttamente settimana prossima, ma voglio regalarvi un extra perché ho scoperto davvero una cosa incredibile. Da come avete letto dal titolo, ebbene sì, c'è la prova concreta che i frutti dell'Eden sono realmente esistiti. Il tutto è nato da una mia ricerca che stavo facendo riguardo ai Templari, perché volevo portarvi un video approfondito sulla loro nascita e sulla loro estinzione, anche se comunque non si sono estinti completamente, poi in un secondo video vi spiegherò meglio. Comunque nel mentre della mia ricerca mi imbatto in questo sito che si chiama www.templaricavalieri.it. Questo sito è un sito affidabilissimo, in quanto nel 2013 il consiglio direttivo dell'associazione Sguardo sul Medioevo ha conferito al sito web Templari Cavalieri l'attestato di eccellenza medievale, quindi sono riconosciuti come fonte affidabile di informazioni. Comunque, imbattendomi sul sito, ho cercato la setta degli assassini, perché come sapete, se avete visto il mio video lo saprete bene, la setta degli assassini è realmente esistita, non proprio come il videogioco, ma è realmente esistita. In questa pagina dove si parla di questa setta c'è una lettera di Ronchelin de Faux, maestro di Provenza templare, che scrive a Richard de Vichère. Vi faccio un riassunto breve della lettera. Il maestro di Provenza comunica a Richard de Vichère il successo della sua missione che gli è stata affidata nell'anno 1243. Il compito della missione era di accompagnare e scortare le buone dame e le loro reliquie al Tempio dei Templari e consegnarle segretamente a suo fratello, ovvero a Richard de Vichère. Sotto stretto consiglio di quest'ultimo, il maestro di Provenza, per confondere gli eventuali inseguitori, si imbarcarono da Bari perché ritennero che era più opportuno sbarcare dalla Sicilia verso la Terra Santa che dalla Francia verso la Terra Santa. Il maestro di Provenza si rivolse al fratello di Richard, il quale gli spiegò che la crociata contro il conte di Tolosa è stata scatenata da forze malvagie per impossessarsi della reliquia di Giuseppe e inoltre sospettasse che la nomina del Gran Maestro sia stata favorita da queste forze per recuperare altri oggetti potenti che, come sta scritto nella lettera, che noi Templari proteggiamo, custodiamo e nascondiamo dai nemici perché non siano rivelati prima dell'ora designata. E già qui qualcosa suona strano. Si inizia già a parlare di reliquie, potenti oggetti, forze malvagie, ma andiamo avanti. Nella lettera il maestro di Provenza ci dice esplicitamente che il fratello di Richard de Vichère si rivolse al saggio della montagna, ovvero agli assassini. Visto che il maestro di Provenza era molto scrupoloso verso questi ultimi, il fratello di Richard non solo lo convinse che il saggio era più amico loro che il Montfort, ma gli mostrò un documento straordinario dove in esso il loro fondatore, cioè il capo dei Templari, racconta che alla sua morte il saggio della montagna gli aveva inviato un sigillo di grande potere magico, chiedendogli di nasconderlo e proteggerlo dai seguaci di Satana. Molto probabilmente si parla di pagani. Più avanti nella lettera si dice che il sigillo e la documentazione, alla morte del loro gran maestro Armand, sono stati nascosti dal fratello di Richard. I seguaci del saggio della montagna, contattati dal fratello di Richard, accompagnarono lui, il maestro di Provenza e le 7 buone dame fino alla valle di Mosè. E lì il maestro di Provenza affermò che vide una meraviglia che lo lasciò senza fiato. Descrive una montagna in cui sono scolpiti e scavati templi e palazzi e chiese e tombe. Lì i seguaci del saggio li guidarono fino ad un altare scavato sul fianco della montagna, sulla cima del quale era inciso un simbolo il quale raffigurava il segno dell'infinito. Ci descrive che ci sono 2 cerchi, contenenti ognuno il simbolo di un 8, ovvero dell'infinito, e ci spiega esplicitamente che ognuno dei 4 cerchi che formano appunto i 2 segni dell'infinito contengono un punto spesso. I seguaci del saggio gli mostrano come l'altare può aprirsi ed è necessario introdurre contemporaneamente in ognuno dei 4 buchi al centro dei cerchi un medaglione dalla foggia curiosa. La missione finì. Consegnarono quindi una di queste chiavi a ciascuna delle 7 buone dame, che deposero nella tomba la reliquia di Giuseppe. E questo è per quanto riguarda la prima lettera. La seconda lettera invece ve la faccio in breve. Muore il fratello di Richard de Vichère.
Non si sa il motivo, non si conoscono i sicari e per di più il maestro di Provenza afferma che il fratello di Richard de Vicher collaborava strettamente con gli assassini e quindi escludeva il fatto che fossero stati loro ad ucciderlo. E inoltre il fratello di Richard dichiara al maestro di Provenza in confidenza che il compito di custodire questi oggetti di potere era causa di alleanza tra gli assassini e i templari. Inoltre vengono dichiarati testuali parole: sappi dunque che tuo fratello è morto per compiere il nostro compito segreto ed è stato ucciso dall'uomo della stirpe che Satana ha generato sulla terra per recuperare quegli oggetti di potere che non devono essere rivelati prima dell'ora designata. C'è un'ultima lettera, però è poco importante, dove viene detto che un seguace del Saggio della Montagna vendica il fratello di Richard de Vicher, custodendo ancora per un bel po' il segreto della reliquia di Giuseppe. Quindi ragazzi, che dire, è scritto nero su bianco, si parla al 99% dei frutti dell'Eden. È quasi impossibile negarlo, ci sono gli assassini, ci sono i templari e ci sono questi oggetti magici misteriosi, a volte vengono definiti anche oggetti di potere, ma anche quel sigillo di grande potere magico che ci viene detto nella prima lettera mi ricorda un po' i sigilli che Altair utilizzava per custodire la sua biblioteca segreta sotto Masyaf. Quindi ragazzi, che dirvi? Non voglio fantasticare troppo perché poi sfoceremo nella pura fantasia, però voglio dirvi solo questo: io sono convinto al 99% che questa sia la prova definitiva. Non mi dilungo troppo, vi ripeto, se no andrei a finire nel puro genere fantasy. Voglio ascoltare qui sotto il vostro pensiero e cosa ne pensate al riguardo di queste 3 lettere, dove si parla esplicitamente, come se fosse una cosa normale, di oggetti potenti e misteriosi. E che dire ragazzi, questo era un piccolo extra perché non potevo farvelo mancare sul mio canale. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.